Cambiamenti climatici che hanno degli effetti evidenti soprattutto nelle regioni alpine. Caldo record sulle cime, temperatura sopra lo zero su tutte le Alpi. Anche nella migliore delle ipotesi, la metà dei ghiacciai di tutto il mondo scomparirà. Se non cambiamo drasticamente rotta, saremmo noi a vivere in un mondo invivibile. Elicottero Alfalfa in arrivo dalla parte sud della Marmolada. Una valanga di ghiaccio e sassi che è corsa a valle, travolgendo decine di alpinisti. Davanti a fenomeni del genere, noi siamo delle formichine piccole così. I ghiacciai. Pensiamo a loro, forse troppo spesso, come meta per intrepidi alpinisti e troppe poche volte come un insostituibile ed essenziale magazzino di acqua. Ma i ghiacciai sono anche e soprattutto la memoria degli inverni passati, memoria custodita dalla montagna per noi. Se vogliamo sapere di un inverno lontano, è lassù che dobbiamo andare. E non ci parlano solo delle stagioni passate. La loro storia riguarda anche i giorni che ci attendono, perché è il passato che ci guida, il futuro ci segue. Sono un geologo, mi occupo però praticamente da sempre di ghiacciai, ho fatto 2 tesi sui ghiacciai, proprio anche qua sul ghiacciaio dei Forni, e nel servizio glaciologico lombardo mi occupo soprattutto di confronti fotografici e di time-lapse. Questo perché negli ultimi anni abbiamo bisogno di una comunicazione che sia molto forte per riuscire a trasmettere quelli che sono i cambiamenti dei ghiacciai in conseguenza del cambiamento climatico, perché le immagini sono difficilmente mistificabili. Uno può anche non credere a un grafico, a dei numeri che sono difficili da comunicare, ma a 2 immagini prima e dopo del ghiacciaio è sempre difficile riuscire a non credere. In particolare negli ultimi anni ci stiamo concentrando soprattutto sui confronti fotografici alla scala del singolo individuo, perché è ovvio che le grandi comparazioni con le foto di fine 800 sono molto spettacolari, però molto spesso le persone fanno fatica a riuscire a riconoscere lo stesso paesaggio dal tanto che è cambiato e pensano che queste immagini siano qualcosa di lontanissimo nel passato, sono foto in bianco e nero, veramente molto antiche. Quando noi invece mostriamo le immagini che magari abbiamo scattato noi stessi solo 20 anni fa, le persone riescono a riconoscersi molto meglio nell'accelerazione che noi stiamo mostrando del ritiro dei ghiacciai. Presso il laboratorio Eurocold di Milano Bicocca studiamo le carote di ghiaccio provenienti da ambienti polari come l'Antartide e la Groenlandia. Ci occupiamo anche dello studio del clima in ambienti di tipo diverso, sulle Alpi per esempio, o nei ghiacciai andini. L'obiettivo è quello di ricostruire i cambiamenti climatici del tardo quaternario, in particolare quelli degli ultimi millenni, perché l'azione dell'uomo è intervenuta all'interno di quella che è la dinamica climatica globale, alterando la composizione dell'atmosfera. Quindi cerchiamo di capire quelli che sono i meccanismi insiti in questo processo. L'Università Milano Bicocca è particolarmente attiva in progetti di ricerca nazionali e internazionali in Antartide. Il progetto EPICA ha permesso di recuperare la carota di ghiaccio più antica mai ottenuta sul nostro pianeta, di 800.000 anni, che racconta l'andamento ciclico della temperatura, dei gas serra e degli aerosol negli ultimi cicli glaciali interglaciali. Ci troviamo in Esrin, che è il centro dell'Agenzia Spaziale Europea dedicato all'osservazione della Terra. Noi qui usiamo questo centro visitatori per dimostrare le potenzialità dei satelliti per l'osservazione della Terra. I dati raccolti da questi satelliti, gestiti nelle loro operazioni dall'Agenzia Spaziale Europea, sono gratuiti e vengono distribuiti a chiunque voglia usarli, qualsiasi utente. Può essere un ricercatore o può essere un'industria. La sentinella numero 1 è importante specialmente quando noi dobbiamo monitorare delle aree ghiacciate come i poli, perché per 6 mesi all'anno circa
sono al buio, quindi come facciamo ad avere un'informazione di una porzione così ampia del pianeta? Abbiamo bisogno di un sistema come quello radar. Per studiare le masse ghiacciate sulla Terra fu lanciato un satellite che si chiama Cryosat. Nel 2010 questo satellite è ancora attivo e ancora funzionante, ha dato risultati molto importanti ed è stato sfruttato per monitorare tutte le masse ghiacciate, anche il sea ice, ghiaccio artico, e lo spessore di questo ghiaccio che fuoriesce dalla superficie marina. Il Servizio Glaciologico Lombardo nasce nel 1992 come associazione scientifica, raccogliendo un gruppo di volontari appassionati di montagna, ragazzi e ragazze che svolgono questa attività togliendo spazio al loro tempo libero, alla famiglia, a volte anche al lavoro, perché magari c'è la necessità di dover salire a fare delle misure durante il periodo settimanale, quindi il periodo lavorativo. Svolgiamo diversi lavori sul campo, dalla palinatura che ci permette di capire quanto fonde un ghiacciaio, quanto si abbassa di spessore, al rilievo delle misure frontali che ci permette di capire l'arretramento delle fronti dei ghiacciai. Nell'arco di questi anni il Servizio Glaciologico Lombardo si è evoluto, ha utilizzato sistemi nuovi, fotogrammetria, droni piuttosto che immagini satellitari, proprio per raccogliere dati molto più precisi di quello che sta avvenendo sui nostri ghiacciai. I ghiacciai alpini sono condannati dal cambiamento climatico e negli scenari più ottimistici diciamo che al 2100 perderemo il 60% dei ghiacciai alpini, mentre negli scenari più pessimistici si arriverà alla fine del secolo con una perdita quasi totale dei nostri ghiacciai. Questo, come il ghiacciaio dei Forni dove ci troviamo oggi, qui alla fronte perdiamo mediamente 4, 5, 6 metri in base alle annate di spessore ogni anno e decine di metri di arretramento frontale ogni anno. Così è anche sul ghiacciaio dell'Adamello al Mandrone, dove sulla lingua abbiamo perso 60 metri di ghiaccio nel giro di 12 anni, qualcosa di veramente molto consistente. Ovviamente salendo di quota questi valori sono più limitati. A 3000 metri perdiamo 1,5 metri, 2 metri di ghiaccio, però consideriamo che la superficie man mano che noi andiamo verso l'alto diventa sempre più limitata, quindi a 4000 metri noi abbiamo poco ghiaccio. Sopra una certa quota il ghiaccio continua a riprodursi, al di sotto di questa quota il ghiacciaio si consuma. Questa quota un tempo era attorno ai 2800-3000 metri, oggi a 2800-3000 metri vediamo perdere 1-2 metri di ghiaccio ogni anno. Addirittura nel 2022 abbiamo perso 5 metri di ghiaccio a 3000 metri, qualcosa di veramente mai visto prima. In Lombardia stiamo vedendo dei ritiri veramente consistenti. Negli ultimi 30 anni abbiamo perso 125 ghiacciai, ne abbiamo ancora circa 200, ma dobbiamo aggiornare il catasto agli ultimi 2 anni che sono stati drammatici. Noi abbiamo l'interesse di dimostrare come i satelliti siano uno strumento fondamentale nella vita di tutti i giorni. Noi possiamo analizzare tutte le aree del mondo, possiamo concentrarci anche sulle Alpi. Per esempio questo è il ghiacciaio Great Aleš. Lo vediamo in un'immagine di repertorio, un'immagine di archivio del 1984 scattata dal satellite Landsat. Qui si vede in modo chiaro che il ghiacciaio non solo sta retrocedendo qui nella fase della punta, ma in generale anche l'estensione laterale. Quest'altro è il Gorner. Possiamo usare dati acquisiti da terra, dati vettoriali, importarli, sovrapporli e vedere la differenza tra il contorno del ghiacciaio del 1850 e la condizione attuale. Oggi i ghiacciai, gran parte dei ghiacciai della Lombardia sono dei fossili climatici, ovvero sono dei pezzi di ghiaccio che stanno in un luogo dove il clima non gli permette più di esistere, non riescono più a conservare la neve per tutto l'anno, per tutta l'estate, e quindi fondono dalla fronte fino al bacino di accumulo alla parte alta. Abbiamo già raggiunto una temperatura per cui questi ghiacciai purtroppo sono destinati a scomparire almeno al di sotto dei 3500 metri. Quindi il regresso dei ghiacciai è qualcosa che sta già avvenendo. Noi qui vediamo il ghiaccio perché faceva freddo 150 anni fa. È come un ghiacciolo tolto dal freezer e messo sul tavolo della cucina. Lo vediamo perché è stato appena tolto dal freezer e c'ha bisogno di un po' di tempo per scomparire, non può scomparire nel giro di un'estate. Però sappiamo che questo ghiaccio scomparirà perché già oggi abbiamo delle temperature che non gli consentono di esistere.
Questo senza pensare che le temperature continueranno ad aumentare, almeno di mezzo grado sicuramente. I ghiacciai fondono a una velocità che si è moltiplicata di 6 volte rispetto a 30-40 anni fa. Questa situazione implica grosse problematiche. I ghiacciai sono fondamentali perché d'estate, nel periodo siccitoso, sicuramente sono fornitori di acqua per la nostra agricoltura in pianura, ma non solo per le nostre centrali idroelettriche. Quindi a venire a mancare i nostri ghiacciai nel periodo in cui c'è la necessità diventerà un grosso problema. La mancanza dei nostri ghiacciai può creare anche situazioni a livello di ambiente particolari, fenomeni di frane abbastanza importanti. Con temperature più alte ovviamente le montagne stanno andando in crisi anche per quanto riguarda la stabilità. Le montagne diventano pericolose e rischiano di generare dissesti anche per le comunità vallive, come stiamo vedendo soprattutto negli ultimi anni. Le calotte di ghiaccio polari stanno perdendo massa, in particolar modo la Groenlandia, l'Antartide occidentale e la penisola antartica. Quest'acqua che torna agli oceani, insieme a quello che è il fattore di dilatazione termica delle acque oceaniche, contribuisce all'innalzamento del livello del mare, che sta accelerando nelle ultime decadi. E quindi siamo davanti ad un fenomeno senza precedenti per quanto riguarda la velocità con cui sta avvenendo. Gli studi sulle calotte di ghiaccio polari hanno evidenziato che negli ultimi 800.000 anni ci sono state delle variazioni climatiche cicliche, periodiche, che hanno seguito quello che è l'andamento dei parametri orbitali della Terra intorno al Sole. Questo forzante esterno di tipo orbitale però non è sufficiente per giustificare le variazioni di temperatura che noi osserviamo. Periodi particolarmente caldi hanno visto tenori di CO2 e di metano in atmosfera particolarmente elevati. Periodi freddi, quindi le glaciazioni del nostro pianeta, hanno visto tenori di CO2 e di metano più bassi. Quella che è la composizione attuale dell'atmosfera ha dei valori che vanno al di là di questi numeri, sono completamente fuori scala. Il migliore analogo per i valori attuali di CO2 lo ritroviamo 3 milioni di anni fa, quindi è necessario riavvolgere l'orologio del tempo di 3 milioni di anni per andare a trovare una situazione simile all'attuale. Visto che noi raccogliamo dati satellitari dalla fine degli anni 70 sull'Artide, possiamo confrontare quanto è cambiata l'estensione del ghiaccio artico nel corso degli anni. E vediamo che infatti dal grafico rosso, dalla linea rossa che è quella relativa al 1979, quelle successive più recenti sono ben più basse e raccontano di una perdita di estensione del ghiaccio artico di circa 2 milioni di chilometri quadrati. Il ghiaccio artico è molto importante perché è una superficie bianca e riflette l'energia che proviene dal Sole. Se il ghiaccio non è presente, l'energia viene assorbita invece dall'oceano, che tende a surriscaldarsi e quindi a sciogliere ulteriormente il ghiaccio presente, quindi è una sorta di circolo vizioso. Gli ultimi 2000 anni di storia del clima terrestre, che hanno coinvolto la storia dell'uomo, hanno visto diverse fluttuazioni climatiche. Basti pensare al periodo caldo medievale oppure a quella che viene chiamata piccola età glaciale, durante la quale per esempio abbiamo assistito a delle avanzate dei ghiacciai sulle nostre Alpi. Questi cambiamenti erano puntuali in certe regioni del pianeta e non erano sincroni a livello globale. Non hanno avuto la stessa ampiezza e nemmeno sono stati sincroni in diverse aree del pianeta. Il cambiamento climatico attuale, invece, è qualcosa che interessa in maniera sincrona la quasi totalità del nostro pianeta. È importante fare una distinzione tra meteorologia e climatologia. La meteorologia studia eventi puntuali nel tempo e nello spazio, mentre la climatologia studia delle variazioni statisticamente significative di parametri atmosferici e climatici nel lungo periodo. Gli eventi meteorologici estremi, come per esempio le alluvioni, sono sempre più frequenti nel nostro pianeta, ma si tratta di eventi di tipo meteorologico. Quello che è il cambiamento climatico ci dice che un evento di una certa portata sarà sempre più frequente in futuro, mentre a parità di probabilità l'evento diventerà più intenso. Noi vedremo i ghiacciai ritirarsi ancora per decenni, però sappiamo che il loro destino dipende da noi, quindi abbiamo di fronte una sfida importantissima, difficilissima, ma che dipende essenzialmente da noi. Abbiamo ancora molto potere decisionale, non è troppo tardi. Quella che è la pericolosità e l'ampiezza dei cambiamenti climatici che ci aspettano dipenderà dalle scelte che facciamo oggi. Noi possiamo salvare i ghiacciai, conseguentemente anche salvare un pochino noi stessi, perché se salviamo i ghiacciai vuol dire che abbiamo stabilizzato il clima,
vuol dire che gli oceani non andranno a sommergere le grandi città dove vivono milioni e milioni di persone, e sappiamo che il clima resterà ad un livello di cambiamento ancora sopportabile per l'umanità. L'ultima delle preoccupazioni che avrà l'umanità è che non ci sono più ghiacciai nelle Alpi, perché avremo problemi molto maggiori. Quindi i ghiacciai sono una sentinella, hanno un'importanza ovviamente paesaggistica, turistica, come riserva idrica, molto importante per le comunità alpine, ma servono a noi per capire quello che sta succedendo. Abbiamo iniziato un cambiamento, una transizione ecologica, l'abbiamo iniziata nonostante le enormi resistenze che abbiamo da interessi che sono molto molto forti a livello mondiale. È iniziata, dobbiamo solo fare in fretta, è una questione di tempo, dobbiamo riuscire a abbandonare i combustibili fossili nel più breve tempo possibile. A differenza di molti appassionati di alta montagna, di glaciologi che si sono appassionati a queste magnifiche forme dell'alta montagna, seracchi, crepaccia, io mi sono appassionato ai ghiacciai proprio invece per il concetto di ghiacciaio stesso, ovvero il luogo dove la neve non scompare mai. E proprio per questo poi, quando ho iniziato a studiare, ad appassionarmi ai ghiacciai, il collegamento che c'è fra clima e ghiacciai e quindi il collegamento col cambiamento climatico è diventato un qualcosa di naturale. Mi occupo di studiare il cambiamento climatico prima di tutto per passione per i ghiacciai, per le montagne e per il pianeta Terra. L'obiettivo per cui studio il cambiamento climatico è quello di capire con precisione sempre maggiore quelle che sono le basi scientifiche del cambiamento, per poter migliorare i modelli previsionali nel futuro, per poter lasciare alle generazioni future dei dati che permettano di ottenere delle stime precise di quella che è l'evoluzione del pianeta nel nostro futuro. Sono sempre stato appassionato di montagna, di ghiacciai. Ho seguito il corso per diventare operatore glaciologico e da lì è iniziata la mia missione: portare a conoscere tutti questi dati che noi raccogliamo alle generazioni future che probabilmente non vedranno i ghiacciai. È una cosa importantissima, quindi è una cosa che sento dentro di me. Io il ghiacciaio lo considero come un fratello. Non sorprende che la voce dei ghiacciai fatichi ad arrivare a molte persone. Sentiamo l'emergenza quando non abbiamo niente da fare, forse perché viviamo in mezzo a tanto chiasso e avvolti da una fiducia che crede nella regolarità del mondo. Come esseri umani siamo portati a confondere ciò che non ha precedenti con l'improbabile. Se qualcosa non è mai accaduto prima, nella nostra esperienza quotidiana, ci tranquillizziamo pensando che non possa accadere in futuro. Nella nostra quotidianità, durante i nostri viaggi, le nostre lotte e i nostri sorrisi, ricordiamoci di concedere spazio alla voce dei ghiacciai, di dare importanza a ciò che sfiora l'ombra dei nostri pensieri e che apparentemente sembra lontano dalle nostre vite. Così che un giorno, quando i nostri figli ci chiederanno che cosa abbiamo fatto mentre ci trovavamo nel mezzo di questa crisi climatica, potremo rispondere di aver fatto la nostra piccola parte, ognuno nel modo in cui poteva farlo.
Wait.